Non ho mai registrato nella mia vita un vero e proprio vlog, quelli in cui io cammino con la macchina fotografica in mano, dico cosa sta succedendo e poi boom, 180 gradi, cambiamo orientamento alla macchina fotografica e ti faccio vedere cosa sta succedendo in questo esatto momento. Per quanto riguarda la creazione dei contenuti, sono una persona piuttosto calma, che ha delle scadenze, è vero, ma sono sempre delle scadenze molto larghe, molto lunghe, con le quali posso organizzarmi per al meglio e mostrare il meglio di me. Un esempio, una prova è l'ultimo video sulla street photography e la musica. Ma cosa voglio portare con questo video parlato? Voglio portare una cosa che effettivamente conta per quanto riguarda l'ambito di YouTube, ovvero saper parlare davanti a una macchina fotografica, ma velocemente, con un senso e magari engaging e magari stando anche stretti coi tempi, no? Quindi oggi dovrebbe essere il 7 dicembre, ma in realtà è il 21 novembre che sto registrando questo video e ho pensato di pubblicare alla metà del mese, quindi il prossimo video sarà simile a questo, ma poi ci regoleremo di nuovo con i video, con i tempi, eccetera, eccetera. E vorrei raccontarvi un po' quello che ho visto a livello di serie TV, di film, ho ascoltato musica, quali, come hanno condizionato per quanto riguarda la mia ispirazione, eccetera, eccetera, eccetera. Prima settimana di zona rossa, quindi dal 6 novembre in poi, cosa ho visto? Ho visto The Queen's Gambit, la regina degli scacchi. Questa serie TV sulla storia di una bambina orfana che diventa incredibilmente brava nel giocare a scacchi, dura 7 puntate, ho visto le prime 3 puntate del primo pomeriggio, 4 puntate nel secondo pomeriggio, sono una cosa fantastica e mi piace davvero tanto, sia a livello scenografico, sia a livello musicale, fotografico, attoriale, anche a livello di storytelling. È davvero tanto toccante, piangere è una cosa che viene naturale guardando questa serie TV, specie alla fine, come al solito. Ma a proposito della fine, c'è stata una scena in cui stavo veramente piangendo perché è una cosa pazzesca a livello visivo, mi stavo commuovendo per le cose belle. Però poi il giorno dopo, finito tutto, stavo andando a rivedere alcune scene per screenshottarle e creare questo video di 1 minuto e 40 che ho pubblicato su Twitter e poi una storia di 15 secondi su Instagram, su alcune annotazioni grafiche di composizione e di color che mi hanno davvero intrigato, mi hanno ispirato davvero tanto e che volevo farle notare molto di più. E fatto sta che c'era questa ultima scena in cui la protagonista cammina, però me la immaginavo diversa, me la ricordavo diversa nonostante siano passate soltanto pochissime ore. E non mi hanno entusiasmato più di tanto, però nel complessivo mi è piaciuto tanto e se non l'avete ancora visto guardatevelo perché poi perderete tantissime ore a giocare a scacchi e provare a capire come funzionano gli scacchi oltre al muova la pedina. E ci sono abbastanza dentro con gli scacchi, la home di YouTube, il feed dice abbastanza di sì. Per quanto riguarda invece la seconda e la terza settimana di questa zona rossa, me le sono passate guardando 3 puntate della quinta stagione di Chef's Table, questa serie documentaristica che racconta la vita degli chef, sia i loro lati più oscuri, sia i loro momenti più bui, sia quelli di gloria che stanno vivendo attualmente. In ordine mi sono visto Musa Dagdiverin, Bo Songvisava e Albert Ferran. 3 chef completamente diversi. Il primo chef turco che ha vissuto diciamo una rivoluzione, una guerra civile praticamente in Turchia. La seconda una thailandese che stava notando
che le tradizioni culturali e culinarie soprattutto si stavano cominciando a perdere o magari si stavano evolvendo ma non nella maniera che voleva lei, e poi Albert Ferran, un chef avanguardista. Sono storie che tu le guardi a livello estetico, naturalmente sono bellissime, ma a livello di storia sono comunque delle vite. Sono comunque delle vite che hanno dei momenti belli e dei momenti brutti, e quindi al tempo stesso possono ispirarti non solo a livello fotografico, magari anche a livello di altri storytelling, di altre cose che comunque tu hai bisogno di acquisire con le esperienze. Ascoltare le esperienze di altri non fa mai male. Vi consiglio di ascoltare soprattutto l'ultima puntata della quinta stagione, quella su Albert Ferran, nel caso in cui voi vi trovaste in una situazione quasi di burnout, o magari ci siete già dentro nel burnout ma non avete voglia di ammettervelo da soli. Guardatevi Albert Ferran e capirete cosa significa rialzarsi, cosa significa ritrovare ispirazione e magari come farlo. Per quanto riguarda invece a livello musicale, vabbè, oltre a tutta la soundtrack di The Queen's Gambit, che davvero mi ha entusiasmato tantissimo, perché mi ascolta le musiche e vedo le scene praticamente, e credo che questo sia uno dei goals di un produttore musicale, un compositore o qualunque sia il tuo mestiere nella musica, questo è il tuo obiettivo. Billie Eilish, Therefore I Am, testo incredibilmente potente, ma il sound ancora di più, per me. Io che generalmente il 90% delle volte che ascolto una canzone ascolto soltanto la sound e non il testo, è piuttosto potente a livello commerciale soprattutto. Infatti mi sono buttato a capofitto in meno di 24 ore per creare una serie di 10 fotografie per Society 6, per pubblicare queste 10 stampe che varranno fino alla fine dell'anno. Ovvero, se volete comprarvi una stampa, volete farvi un regalo, anzi per Natale, potete decidere di andare nel link in descrizione, comprare delle stampe per fare un regalo o farmi un regalo attraverso una delle mie fotografie. A me farebbe molto piacere, spero anche a voi e spero anche a chi le riceva. Ritornando al video, comunque, a tutto quello che stavo dicendo, è molto potente a livello di sound, proprio a livello di musicalità, e secondo me ci starebbe molto bene anche con alcuni spot pubblicitari di abbigliamento tipo Prada, tipo Gucci, abbigliamenti molto di lusso con un certo target, con una certa direzione. E davvero io non vedo l'ora che esca qualcosa di simile, perché uscirebbe davvero fuori una cosa figherrima. Per quanto riguarda invece al lato produttivo, cosa ho fatto in queste ultime settimane, potete vedere tutti i post su Instagram, e li ho praticamente programmati fino all'8 di gennaio, una questione di programmazione mentale ma soprattutto visiva di quello che uscirà prossimamente. Poi ho ricominciato, ma diciamo che ho cominciato seriamente a pubblicare su Artful, questa applicazione per artisti. È ancora un'applicazione in beta, soprattutto per chi ha iOS. Ormai i numeri sono chiusi da quel che mi ricordo, da quel che ho letto. Non so se abbiano riaperto, ma comunque magari fateci un salto. Mi trovate sempre con lo stesso username @anza_ken, e lì pubblico delle foto, alcune inedite, magari non proprio da Instagram, altre invece sono già state pubblicate o devono ancora uscire. Quindi dateci comunque un occhio. È un'applicazione molto carina, ancora ovviamente in beta, in fase di sviluppo, però probabilmente nel corso dei prossimi mesi troverete roba molto, molto bella, e spero che se ne possa discutere molto di più, perché è tutto al di fuori degli algoritmi di Instagram, e quindi anche
l'amore che c'è attorno verso l'arte è totalmente diversa e davvero io ve lo consiglio. Se siete artisti, se non siete artisti comunque potete fare una registrazione a parte e essere dei consumatori di arte ed essere super intellettuali e cose molto belle. Nella mia mano destra c'è il registratore che mi sta dicendo che sto parlando praticamente da un quarto d'ora. Credo che sia il caso di smetterla e quindi di darci appuntamento con la prossima con il prossimo video alla metà del mese, ma soprattutto con la prossima live, perché io in questo mese ho cominciato anche a fare live su Twitch, prima senza webcam, ora con la webcam, ed è incredibile perché la webcam è questa macchina fotografica, è la X-T2 e tutto quanto è super figo. Io vi consiglio di entrare in live e vedere me che edito foto inedite sia su Instagram sia in realtà ovunque. Dove potete trovare queste cose? Le potete trovare in descrizione con quindi tutti i link verso i profili Instagram, il profilo Twitter, il profilo Unsplash, il profilo Society6, il profilo... No, il profilo PayPal non esiste, c'è il Moneybox per sostenere tutto questo sia a livello YouTube sia a livello di The Walking Studio e poi c'è il link verso il sito. C'è il link referral per Amazon che potrebbe tornarmi molto utile e anche a voi magari perché può sostenere tutto quello che voglio fare in questo momento e anche magari fare qualche upgrade a livello di attrezzatura e poi basta, fine, ho parlato troppo, decisamente troppo, basta.